Buongiorno, io sono Massimo Donatelli e sono il direttore della struttura complessa di neuroradiologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, che è inserita nell'ambito di un grosso dipartimento di radiologia e di diagnostica per immagini che è diretta dal dottor Maurizio Resta. La neuroradiologia, che molti anni fa era soltanto una struttura complessa che dirigeva i pazienti nella diagnostica per immagini, col passare del tempo si è interessata sempre di più di terapia endovascolare, neuroradiologica e terapia extravascolare, come capita per lo spinale. Avendo pochi minuti a disposizione, preferirei affrontare una delle problematiche nell'ambito della neuroradiologia interventistica, che è quella di maggiore spunto e che ha creato negli ultimi tempi più controversie, e parlerei della stroke unit. Cos'è l'ischemia cerebrale? L'ischemia cerebrale è quando non arriva sangue al cervello, ed in particolare può essere una lesione limitata, come può essere una lesione molto estesa. Cosa possiamo fare noi? Di solito nella patologia ischemica cerebrale la gestione dell'ammalato era una gestione soltanto dei postumi, non si faceva nulla su quello che poteva essere fatto nell'immediato. Invece adesso con le stroke unit, se si riesce a raggiungere una diagnosi precoce, si può, dico si può, non in maniera miracolistica, però si può riportare il paziente alla normalità. E come si può fare? Innanzitutto la diagnosi precoce. Si deve creare un codice rosso già dal 118, per cui il paziente che ha una sintomatologia di tipo ischemico focale stabile, però non deve essere una TIA, e al pronto soccorso deve essere fatta subito una diagnosi che viene fatta con una TAC o una risonanza a secondo dell'imaging in possesso. Una volta fatta diagnosi e non c'è lesione all'interno del cervello, lesione stabilizzata, cioè non si vede una macchia, allora si può intervenire. Se entro 3 ore si può intervenire con terapia vascolare endovenosa, cioè si inietta endovena, come si fa per i malati di infarto, si inietta un trombolitico, cioè una sostanza che scioglie quel trombo che ha causato ostruzione a livello cerebrale. Se invece entro 6 ore e con determinate caratteristiche tecniche sulle quali non mi dilungo, però si può intervenire anche per via endovascolare. Si infilano tramite l'arteria femorale, come la tecnica ormai standardizzata, e si raggiunge la zona con dei microcateteri, si raggiunge la zona dove c'è l'ostruzione e si inietta localmente un farmaco trombolitico che scioglie. Detta così può sembrare una banalità, è una cosa molto semplice, invece è molto complessa, perché non sempre il trombo si scioglie, allora dobbiamo usare dei sistemi meccanici un attimino più cruenti, però li mettiamo in seconda istanza, e sono o palloncini che schiacciano il trombo sulla parete, o degli stent che eseguono la stessa forza meccanica sul trombo, o degli estrattori meccanici che sono come delle gabbiette che prendono il trombo e lo infilano e lo portano, cioè lo catturano e lo portano giù. Se viene fatto nei tempi canonici, con una gestione diciamo abbastanza rigida, si può riportare il paziente alla normalità, oppure si può limitare assolutamente i danni. Immaginatevi voi di avere in famiglia un invalido a vita. Chiaramente questo porta a scontrarsi con delle realtà, le realtà che sono di una medicina un po' antica, non interventistica, non aggressiva, perché non è tuttora e fiore, si possono creare anche dei danni che possono peggiorare la situazione già esistente. Noi crediamo molto in questo trattamento, non solo crediamo molto, ma abbiamo spinto sulla nostra direzione a creare una stroke unit che è partita da poco. Chiaramente ci vuole pazienza, ci vuole molta collaborazione tra tutte le varie, diciamo, discipline. Abbiamo detto che il percorso dell'ischemico cerebrale è un percorso interdisciplinare, e per questo dobbiamo un attimino soffermarci su quello che riguarda in maniera
dettagliata, un po' più dettagliata, il nostro compito, il compito del neuroradiologo interventista. Se il paziente viene arruolato a un trattamento endovascolare arterioso, il paziente immediatamente, dopo aver allertato tutta la struttura e le persone interessate alla neuroradiologia interventistica, viene portato in sala angiografica. In sala angiografica il paziente viene addormentato, cioè il paziente viene intubato, c'è bisogno dell'anestesista, perché un paziente che ha una patologia tale è un paziente che non risponde, che non collabora, e poi per quello che riguarda il nostro compito abbiamo bisogno della assoluta immobilità, quindi portato in sala operatoria, intubato, sedato, e inizia il nostro accesso vascolare. La sede di interesse viene raggiunta mediante dei cateteri coassiali. Cosa vuol dire? Che mettiamo un catetere più grosso, che diventerà un catetere portante, noi infiliamo dei cateteri sempre più piccoli che ci permettono di raggiungere la sede di interesse, che però il trattamento nelle arterie di medio calibro viene raggiunto con dei microcateteri. Dentro questi microcateteri noi infiliamo delle piccole guide, che sono le guide che ci permettono di avanzare senza creare danni. Raggiunta la zona di interesse, noi prepariamo quei farmaci trombolitici che iniettiamo secondo delle dosi prestabilite, che codificate dalla letteratura mondiale, e iniettando queste dosi all'interno del trombo, se il trombo è fresco e se è un trombo formato soltanto da coaguli, potrebbe, dico, rispondere in maniera, io dico sempre miracolosa, perché noi ne abbiamo visti di trombi sciogliersi, di pazienti riprendere la loro condizione già nell'arco di 24 ore. Però il trombo non sempre è un trombo formato da coaguli, a volte il trombo può essere una placca, a volte il trombo non risponde, non si scioglie, e quindi utilizziamo, come avevo accennato, degli estrattori, che sono dei canestrini che si aprono e poi si chiudono intorno alla placca da asportare. L'unica cosa che contraddistingue la nostra professionalità è la competenza. Io sono convinto che bisogna andare sempre cauti, perché non tutti hanno la competenza per poter affrontare una patologia del genere, che dà grandi soddisfazioni ma può dare anche dei grandissimi dispiaceri, e noi viviamo in questa alternanza di picchi. Possiamo avere anche dei dispiaceri e le complicanze nel cervello. Sicuramente non sono complicanze come in un arto o nell'addome, cioè creano dei danni permanenti e dei danni anche molto estesi.